Ciao a tutti, ben ritrovati! Siete pronti per il nuovo progetto? Allora, come vi avevo detto, voglio usare tutte le cose che ho, quindi nel frattempo che tengo dépliant, che raccolgo materiale di riciclo proprio, in sostanza tutti gli abbellimenti li voglio fare con le mie manine, quindi per un po' utilizzerò il più possibile. Usare tutto è praticamente impossibile, però ci provo. Allora, l'unica cosa che utilizzerò di riciclo per adesso, poi ci saranno anche altre cose sicuramente, è questa scatola di budino Naturhaus. Allora, quindi la prima cosa che faccio, vado a tagliare tutto ciò che non serve, magari vado a aprirla qui così tengo qua la spina. È un formato sempre un po' particolare, dunque non è un foglio classico, dovrò comunque tagliare in altezza. Vabbè, farò altri pezzi di riciclo che devo fare. Vabbè, ovviamente la carta caffè, quella lì posso farne a meno di usarla. Mi tengo all'interno della gobbetta qui che fa la curva della scatola, no? Tutte queste cose qui potrebbero comunque essere delle taschine e taschette, quindi io non le butto, Allora, la prima cosa che vado a fare è incorniciare tutto il contorno della copertina con una carta piuttosto scura. Pezzo per pezzo voglio incollare tutto il bordino, quindi inizio a ridurre un po' i pezzi, poi vediamo come fare. E poi vedrete il perché, sempre cercando di non creare troppo spessore, Quindi vado a secco con Vinavil puro e pennello per spalmare bene anche sugli angoli, deve rimanere proprio bene appiccicato, Allora, qui lo faccio a pezzi perché voglio lasciare libera questa curva, non voglio spessori qua, quindi vado a piegare, prendere bene la misura proprio. Anche qua vado a filo, cioè cercando di creare meno spessori possibili. Allora, adesso c'ho questa stoffa qui, vado a cucirlo in questo modo direttamente sulla macchina, così e così, lasciando scoperto
questo pezzo qua. Quindi strappo i bordi, lo faccio sfilacciato, Nella parte centrale metto questo. Adesso sfilaccio e faccio ancora un po' di scuro qua intorno. Proprio bello scuro. Vado a incollare un pochino la parte centrale. In questo modo sarà più facile cucire tutto intorno. Allora, siamo a questo punto qui, ho fatto lo zigzag su tutto il perimetro delle mie stoffe con un colore molto neutro, un beige chiaro. Adesso vado a lavorare sull'esterno. Sono andata a recuperare tutte le carte che voglio far fuori, che diciamo fino adesso non ho usato. Lascio un po' di bordino, voglio lasciare una cornice. Vado a tagliare una e due della stessa misura, taglio anche questo pezzo e vuoi vedere che è giusto? Mamma mia, per un pelo non faccio anche il dorso. Perfetto. Adesso andiamo a prendere l'altezza. Ma naturalmente non le metto di questo colore qua. Allora vado a farci una mano di gesso vintage che trovate qui sopra, metto la ricettina per farlo. Ecco, così già ha un aspetto più vintage. Passo anche qua sul bordino che è un po' bianco
col vintage photo. Se non avete voglia di fare il prodottino, potete anche farlo tutto così, se volete scurire una pagina, ovvio, però viene con questo prodottino viene bello, si spreca meno cose costose. Bene, adesso vado a mettere il Vinavil qua dietro, bello a contatto sempre, perché dobbiamo attaccarlo proprio bene bene, e l'esterno deve essere proprio ben posizionato, altrimenti poi fa quelle orecchiette antipatiche che non mi piacciono. Lo mettiamo bene in centro e schiacciamo bene. Ok, vado con l'altra. L'ho messo al contrario, fa lo stesso. Ok, allora adesso, come avrete notato, ci sono le parti scoperte e queste parti scoperte le voglio bordare con questa stoffa qui. Non vi spaventate, non pensiate già, oh mio Dio, non c'entra niente coi colori. Vedrete che alla fine avrà un senso. Allora tagliamo qui, perché anche questo è rigorosamente sfilacciato, un bordino non spessissimo, sì, giusto che copra un pochino. Dai, tagliamo dove c'è l'azzurro, così, là, e poi tagliamo l'altezza, devo arrivare per forza fino al bordo perché se no resta scoperto un pezzettino e si vede la copertina. Allora, qua è già sfilacciato, come sempre non vado a cercare la perfezione, non importa se è un po' più stretto, un po' più largo, non fa niente. Là. L'ho accorciato un pochino perché non mi piaceva. Vediamo se riesco a incollarlo col Vinavil spalmato bene. E non sono andata tanto dritta, Allora vado a dare anche qui un po' di vintage, tanto per cominciare a vedere un po' i colori. Ecco, abbiamo un po' integrato i colori, Devo stabilire da che parte lo voglio, visto che ho messo i cuoricini tutti fatti loro. Non c'è problema, uso questo col davanti per fare il davanti.
che tanto verrà quasi del tutto coperto. Allora, ta-tan! Voglio mettere un'immaginetta anche in mezzo. Questa qui è carta leggerissima, speriamo che possa andare bene. Stavo pensando di metterci un po' di gesso clear sopra, perché poi devo farci altre cose sopra ed è meglio che sia protetta. Facciamo questo piccolo lavoretto. Per chi non lo sapesse, cos'è il gesso trasparente? È un semplice prodotto fatto con acqua, Vinavil e talco, nel mio caso, che ha solo l'obiettivo di rendere opaco il Vinavil, che diversamente sarebbe lucido. Quando usate questi prodotti homemade, ricordiamoci sempre di dargli una girata, perché il talco o qualsiasi polverina che gli mettiamo tende a depositarsi sul fondo, quindi c'è bisogno di dargli una girata. Allora andiamo a dargli una mano di protezione a questo. Ok, asciugo un pochino e la rende molto simile a una foto. È un bel prodotto, mi piace dargli questi prodotti sopra alle foto, alle immaginette. Allora voglio fare una cosa, voglio mettergli uno sfondo prima. Ho questa carta qui a cuoricini rossi, però voglio prima incollarla e prendere il bordino col cuoricino intero tutto intorno, quindi mi do una tacchetta per capire dove posizionarla dopo, quando sarà bella bagnata di colla, un bordino intero, il cuore intero insomma. Quindi vado a tagliare, la posiziono qui. Ops. Beh, bastano 3 lati. Ok, e vado a tagliare sopra questo cuore. Ok, dovrebbe andare bene. Ovviamente adesso vintage tutto intorno. La metterò qui e vado come al solito con Vinavil. Allora, adesso voglio andare a fare degli stencil. Mi sono scelta qualche pattern, voglio mascherare un pochino bene questa cosa qui. Mi spiace che ho sta carta lucida, spero che non dia fastidio. Vado qui a chiudere bene il mio nastrino, il mio coso che avevo fatto, così almeno siamo sicuri. Vediamo se riesco, Ok, allora questa qua è pasta stencil sempre fatta in casa. Voglio provare a colorarla un po' di rosso, vediamo se riesco. Poi si potrà, è un po' molliccia sta pasta stencil, ma vabbè. Con il vintage photo lo potrò sempre scurire, migliorare. Però più che altro volevo vedere se riuscivo a fare questa cosa. Naturalmente lo stencil non sarà preciso, non posso neanche metterne troppa, perché se no diventa troppo liquido questa pasta stencil. Vediamo.
voglio solo dargli un po' di colore, non voglio farla diventare rossissima. Ok, mi va bene. Andiamo con coraggio a fare il primo, che lo vorrei fare qua proprio così, queste stelline. Sono rosa, vabbè, fa lo stesso, va bene anche così. Un po' di questi qua così. Provo ad aggiungere un po' di marrone, vediamo se viene un po' più caldo il colore. Si è un po' asciugato perché ho avuto dei problemi con la telecamera, ho avuto una sincope. Vabbè dai, tanto lo aggiusto sempre poi dopo. Faccio ancora qualcosina senza esagerare, non so dove, qua così, anche se va anche su, cioè le uniche stelline venute bene le copro, però qua ci sono i gattini, mi dispiace. Niente dai, faccio un po' così, vediamo cosa ne esce. 2 pallini qua e basta. Va bene, basta così. Come ultima cosa voglio andare a scurire un pochino questo rosa. Vado a farlo con un po' d'acquerello, vediamo se mi riesce. Ho questi tubettini qui da tempi immemorabili. Questo è marrone, proviamo un po', è molto liquido perché se no vado a fare una macchiazza paurosa. E vado a scurire un po'. Già fa un altro effetto, Sì, era troppo rosa. Sfumo un po'. Ok, vediamo se così può bastare, lo asciugo un po'. Io devo dire che mi piace molto, Allora, in ultimo, come vedete qui, voglio andare di nuovo a dare sopra il gesso trasparente per unificare tutto, proteggere. Penso che sia una scelta giusta. Proviamo. Cerco di non toccare il bordino di stoffa solo. Questo ci metterà un po' ad asciugare perché ne sto dando uno strato abbastanza spesso. E poi se vorrò scurire ancora lo potrò fare una volta asciutto bene. Anche qui un po'. E anche qui. Voilà, adesso è relativamente asciutto, l'ho asciugato un pochino col foam ma non voglio insistere troppo, lo voglio fare asciugare al naturale e mi piace tantissimo. Ovviamente qui la spina l'abbiamo lasciata proprio larga larga, quindi verrà una bel Jan Journal bello spesso. Comunque abbiamo finito per il momento. Poi magari io so sempre dell'idea che a intervenire in un secondo momento si fa sempre in tempo. E niente, va bene così per il momento. Io vi saluto, vi ringrazio di essere state con me, vi ricordo di lasciare un commento, di mettere un mi piace e di iscrivervi al canale se non siete ancora iscritti. Grazie. Ci vediamo nel prossimo video, un mondo di baci a voi e tanta positività. Al prossimo, ciao a tutti.